Ti racconto una storia. Da tanti anni faccio dei corsi di avanzamento professionale per una grossissima azienda che produce macchine tedesche di qualità. Quelle macchine che se ce le hai tu sei un grande fichetto e non si fermano mai, ma se si fermano arriva meccanico dove tu sei e ti lucida anche vetri e cruscotto perché tu hai pagato un sacco di soldi per avere queste macchine. E insomma, dato che ha un nome così altisonante e è un simbolo di qualità, anche realizzare i corsi non deve essere esattamente un gioco da ragazzi, non è che ci puoi passare sopra così come se fosse acqua fresca, no, il corso quando lo leggi devi capire quello che stai dicendo perché dall'altra parte ci sarà un tecnico, probabilmente un meccanico, io non essendo né un meccanico né un tecnico devo almeno capire quello che sto leggendo. Il problema che si è verificato fin da subito con questi corsi è stato che i testi erano scritti dal tedesco all'italiano, mantenendo la costruzione del tedesco. E il traduttore probabilmente, che non era uno da solo, era un team, era tedesco e non aveva molti amici in Italia, quindi il 50% di quello che c'era scritto non aveva alcun significato. Quindi dopo un po' di discussioni col cliente mio, per cercare di farlo ragionare, fargli dire, guarda, non possiamo mandare via questa roba. No, voglio dire, questa non è che ne so io, la BIC, se sbaglia a fare una cosa sulla biro, al limite ti segna il foglio. Qui voglio dire, è una cosa importante, no? Mi scoccia, anche io che dico delle cose, già ne dico io di cazzate, se poi devo anche mettermi a dirle perché sono state scritte male, io non ho intenzione di pagare la revisione dei testi e quindi me li mandi così come sono e se poi non gli vanno bene, se li faranno loro. Va bene, io che cosa vuoi che ti dica? A un certo punto mi sono reso conto che avrei detto delle cose allucinanti e che un italiano dall'altra parte avrebbe sentito me che dicevo cose allucinanti e avrebbe dovuto dare le stelline al corso e anche il commento. Come ti è sembrato questo corso? E dopo scrivono il commento. Il commento arriva naturalmente a chi ha realizzato il corso, che poi lo fa sapere a tutta la catena superiore, perché io immagino che quando loro si sono accorti che adesso in catena produttiva possono esserci errori, bulone non entra bene e il cliente perde bulone di gomma, come facciamo per sistemare tutte le piccole cose che ci sono? Sai, una grande catena produttiva, facciamo corso di avanzamento professionale dove insegniamo ai nostri impiegati, quindi immagino il board di questa grande azienda che decide di fare questa cosa, investire del denaro in questa cosa e quindi lì cominciano a realizzare i corsi, cominciano a fare tutte queste cose e non si rendono conto che stanno mandando fuori dei testi, no, perché ho parlato anche con un collega che faceva un francese, diceva i testi li correggo perché sennò sono io poi a parlare male. Dico, vedi fratello, siamo nella stessa identica condizione. E infatti io cosa facevo? Aggiustavo i testi, ma come li aggiustavo? Perché lui non mi voleva dare i testi originali e non si capiva altrimenti. Chiamavo le impiegate e da buon italiano le seducevo dicendogli, cara, dai, mandami il testo in tedesco. Ma io non posso, sai, mandami il testo in tedesco. Non faccio mica niente di male, non lo saprà nessuno, è una cosa fra me e te, però il lavoro verrà meglio. E infatti ho cominciato a ricevere anche i testi in tedesco ogni volta che ricevevo il testo in italiano e potevo, in quella mezza parte di lavoro che c'era da fare, intervenire e dare un senso alle cose che stavo dicendo, perché erano stati tradotti malissimo. Questa cosa è andata avanti per un paio d'anni, poi un giorno mi ha chiesto di ridurre il prezzo delle mie prestazioni e gli ho detto col cazzo, e gliel'ho detto in inglese, with a dick, e lui probabilmente per un paio di mesi ha usato un'altra persona. Lo posso capire perché dalla sequenza degli e-learning ho capito che ne mancavano un paio. Il fatto è che dopo 2 mesi è ritornato dicendo ricominciamo quei corsi, sai, ci eravamo fermati un attimo. Vi eravate fermati perché eri andato da un altro che ti aveva fatto un prezzo più basso. Ho scoperto poi, è una storia vera questa, ho scoperto poi dalle impiegate con cui ero entrato in buona relazione che il cliente aveva chiesto che si tornasse alla produzione precedente, quindi a me, perché gli correggeva i testi che loro non riuscivano a correggere per la loro struttura, non so, perché erano dei plumoni, c'è gente che ha in tasca la pluma, che sono quei piumini che c'hai in tasca quando non hai soldi, hai capito? Vabbè. Comunque, fatto sta che è tornato. Io ho continuato a lavorare così per 10 anni e per me è andata benissimo perché ormai ci avevo preso la mano, sapevo perfettamente come farli e se invece di metterci un'ora ce ne mettevo 2, chi se ne frega, però il lavoro veniva bene. L'ultimo l'ho fatto il mese scorso, ma
La settimana scorsa mi ha scritto il mio cliente dicendomi che finalmente ha completato il suo server di voci artificiali. In che senso? Scusa. Sì, perché abbiamo clonato alcune delle voci che lavorano con noi e manchi solamente tu. Perché non mi dai il permesso di clonare la tua voce? Mandami 10 ore del tuo audio e io posso clonare 10 ore. Sì, non ce ne vogliono più 40, mi dice me ne bastano 10. Sul serio? Io pensavo che in un'ora o due si potesse fare tutto. No, lui aveva questo e quindi si è comperato un sistema che genera le voci artificiali. Quello che tu faresti su Eleven Labs, lui lo fa dentro casa sua, nel suo server, quindi ha speso una discreta cifra, secondo me, per fare questa macchina. E io gli ho detto, no, grazie, non sono interessato a farmi clonare la voce, lo faccio io se devo leggere questa roba, ma se no che cosa... No, ma guarda... E qui c'è stata una rivelazione che mi ha aperto un altro punto di vista che non avevo considerato. Dice, guarda, guadagnerai perché ti do il 5% di quello che si incassa con la tua voce artificiale e tu non dovrai fare niente. Sì, perché lavorerò io al posto tuo. E qui ho capito, lavorerai tu al posto mio. Quindi tutto il lavoro che io facevo di realizzazione del testo, cioè di creazione, di riscrittura del testo, tu non la farai. Non la volevi fare prima, adesso avrai sicuramente fatto addirittura uno sconto al cliente per proporgli le voci artificiali. Il cliente cosa vuoi che sappia? Tu non puoi dirmi che è il cliente che te lo chiede, le voci artificiali, sei tu che gliele proponi. Perché? Perché se tu gli proponi le tue voci artificiali, vendi il tuo prodotto e paghi un cazzo gli speaker. Giusto? Però il prodotto che gli darai, come nei 2 mesi in cui gli abbiamo dato l'audio di uno che diceva col cazzo che ti correggo questi testi, gli darai un lavoro di merda, anche molto peggiore, perché almeno uno speaker, bene o male, con l'intenzione cerca di starci dentro, la camuffa un pochettino, ma così tu prenderai il testo, lo copierai dentro la tua macchina ti sfornerà gli audio, tu farai l'editing e poi venderai il prodotto direttamente e senza far lavorare me, naturalmente. Io potrei anche accettare, tanto di lì a poco poi il cliente, dato che lo conosciamo, dato che poi per 10 anni ha voluto continuare a proseguire alla vecchia maniera, probabilmente tornerà indietro. Però questo mi ha fatto comprendere che c'è un altro livello che probabilmente io non consideravo, perché è impossibile che la gente voglia veramente un lavoro di merda. Cioè, se tu vai da qualcuno e gli dici vuoi un bel lavoro o un lavoro del cazzo, e quello non ti dice voglio un lavoro del cazzo, voglio un bel lavoro, però voglio spendere poco, ok? Ti vengo incontro sul prezzo, cercherò di fare il lavoro al meglio possibile, ma con le voci artificiali il lavoro viene di merda. È un corso di avanzamento professionale, devi capire quello che sta dicendo, ci sono un sacco di formule in mezzo, come le leggerai? No, te lo chiedo, come penserai di farle leggere in tante lingue, perché ci sarà il francese, probabilmente lui ha accettato, ci sarà lo spagnolo, ci sarà il greco, e il tuo cliente non sa che questo sistema lavora di merda. Perché? Perché c'è una grandissima propaganda sui sistemi artificiali, sembra che l'intelligenza artificiale faccia tutto perfettamente. Col cazzo, se non c'è dietro una persona che lo fa lavorare bene, quel sistema lavorerà male. E se addirittura la persona che ci sta lavorando dietro se ne frega altamente del testo scritto male, gli butta dentro il testo scritto male e la voce non si può rifiutare di leggere quella cosa e ne uscirà una cagata immonda. Quindi il mio, che non è più solo un sospetto, ormai è una certezza, il mio sospetto o la mia certezza è che tu stai vendendo le tue voci artificiali al posto dei professionisti e che la qualità a te proprio non interessa assolutamente, ma proprio per niente. E l'unica cosa da vedere è che il tuo cliente se ne accorga. Se il tuo cliente non se ne accorge, sei a posto. Ma se se ne accorge, dovrai tornare indietro. E io mi stavo chiedendo se ti farò lo stesso prezzo. Così, in amicizia.